Buongiorno, bentornati nel camper ricette super mega iper fast. Vi propongo un piatto turco che ho scoperto assieme a Marina, che me l'ha fatto scoprire in un ristorante. Io sono andato e ho detto Melemen, e fa Melemen che? Melemen. Alla fine Melemen è un piatto turco. Cos'è il piatto turco Melemen? Dopo la sigla lo saprete. Allora, è una cosa semplicissima, però è molto buona, veloce da fare, leggera e soprattutto potete anche farlo come antipasto se volete, oppure come primo piatto un po' di più, ma aggiungendoci comunque qualcosa, perché la cosa è molto leggera, ma soprattutto estivo. Che cos'è? Ecco, forse qualcuno in Piemonte conosce una versione che si chiama tomatis et œufs, però questa ha la variante con i peperoni. In poche parole è salsa di pomodoro con dei peperoni, un soffrittino di cipolla, sale, pepe, olio, ma l'ingrediente finale è le uova. È per quello che è tomatis et œufs, perché una volta gli anziani in Piemonte, ma penso in molte parti d'Italia, se aveva poco, c'era la salsa di pomodori e ci aggiungevano le uova delle galline. E quello era il pranzo, è finito. Quindi procediamo. E come al solito facciamo un bel soffrittino di cipolla sperando di non piangere. Qualcuno di voi mi ha detto ma devi bagnare il coltello, ma devi prima bagnare la cipolla, ma devi sbatterla dentro uno straccio. Poi cos'è che mi hanno detto? Devi arrotolarla come così, no? Perché insomma, ragazzi, le ho provate tutte, ma si piange sempre. A volte no. Ma in questo caso io spero di no. Come vedete non sto piangendo. Per ora, ma l'hai solo spelata. Esatto. Mettiamo metà cipolla. Chi vuole abbonda, io ne metterei anche una, ma avevo già metà aperta, quindi. Allora, io la taglio così per farla già, diciamo così, a cubetti. Così, la faccio così, track, e già a cubetti. Che bella. Ecco qua. Tutta la nostra bella cipollina, la cipollina dentro la sartén, detta anche padella, un'abbondante e generosa quantità di olio evo, detto anche di oliva, mentre abbiamo il muezzin che in sottofondo inizia a cantare. Non so perché ogni volta facciamo un video canta, o canta troppo lui, facciamo troppi video noi. L'olio generoso lo mettiamo via, ma prima di accendere il quanto bisogna pelare i peperoni. Se volete staccare tutte le robe dentro dei peperoni, fate prima così, poi lo tagliate e non è successo nulla. Si sono staccati già tutti i semini, insomma, qualcuno dai, sono staccati ma sono rimasti appiccicati perché dentro è umido, quindi non fatelo, non c'è problema. Allora, io adesso uso questi peperoni verdi, che sono anche quelli che a volte si fanno friggere, possono essere un pelino piccanti. Speriamo di aver avuto fortuna a trovarli piccanti. Però potete usare qualsiasi tipo di peperoni. Oltretutto adesso noi siamo qua in una zona che abbiamo scoperto coltivano peperoni, tipo la carmagnola turca, giusto per farvi un esempio. Cercheremo di vedere se si riesce a comprare qualche peperone qua della zona. Questi qua ce li siamo portati da un altro paese qua vicino, non mi ricordo come si chiama. Strano. Comunque la ricetta turca è con questi verdi, voi potete mettere quelli che volete, ma il menemen si fa con questi qua. Adesso faccio uno stop, li lavo un attimino così, levo tutti quelli piccolini, pulisco qua e poi taglio. Allora Marina ha deciso di non buttare, ti ho beccato, ha deciso di non buttare nella spazzatura i resti dei peperoni perché ci sono le galline che girano qui intorno e quindi gradiranno. Siamo in una zona super rurale di solo coltivazione di peperoni e ci sono 3 casette piccoline, tutte fatte di legno e plastica, è proprio casette da contadini. Siamo in una specie di aia dove razzolano i polli e galline. Io direi che siamo in mezzo a un cimitero. Siamo anche in mezzo a un cimitero perché ci sono un sacco di tombe lice, quindi dopo ve le faremo vedere, voi le vedrete in una puntata. Quindi c'è una tomba a destra e una tomba a sinistra, quindi siamo in mezzo a un cimitero. Esatto, molto interessante. Quindi una bella ricetta di morto. Bene, torniamo a noi. Allora, io i peperoni li taglio anche in 3 o anche in 4. Okay. Bisognerebbe fare le striscioline. Dirlo prima? Così, striscioline così, esatto, va bene? Bravissimo. E il menemen è fatto così, poi se lo volete fare a quadratini, fatti vostri. Ma... Infatti il menemen è proprio una menata, è menemen, un babouillese. Vabbè, striscioliamo.
Bene signore, allora abbiamo messo le cipolle con un'abbondante dose di olio a rosolare sul fuoco. Non uso l'induzione oggi perché siamo di nuovo 2 giorni senza sole. Batteria ne ho ancora quasi il 50%, ho detto me la tengo perché voglio fare una doccia, poi devo cucinare stasera, insomma. Quindi l'ho detto, per questa ricetta qua facciamo sicuramente col gas. Allora, iniziamo a far rosolare le cipolle, ma le facciamo rosolare molto bene, che prendono quel bel gusto quasi di tostato, ok? Perché ci serve dare proprio gusto forte alla ricetta. Aggiungiamo un po' di sale alle cipolle, iniziano a rilasciare il loro liquido. Aggiungiamo anche un po' di pepe gialla, un po' di pepe che non fa mai male. Poi potete fare anche la variante piccante se vi piace, mettete il peperoncino dentro e la fate. Che profumino! Hai messo anche l'aglio? Cosa fai? Guardate le patatine, sono buonissime perché sono condite con il burro d'arachidi. Mamma mia! Guarda, bianco. Non puoi aspettare il pranzo? Quando iniziano a essere così dorate un po', diciamo che iniziano a essere un po' tostate, possiamo iniziare ad aggiungere i peperoni, perché le cipolle continueranno a cuocere, quindi continueranno a dare il sapore e raggiungeremo, diciamo, la parte di tostatura che mi piace. E nel frattempo iniziamo a cuocere i peperoni tagliati a striscioline, fritti sono ottimi. Anche qua un'aggiunta di sale e un po' di pepe. Non metto il coperchio perché voglio che evapori il più possibile i liquidi, ok? Non voglio che si crei quella sorta di acquetta sotto che non mi piace. A volte si potrà comunque formare, perché magari il peperone contiene tanta acqua all'interno o la cipolla, però lasciatelo scoperto con un fuoco bello alto che si asciughi, perché quando poi aggiungerete il pomodoro sarà lì che darete il liquido a questa ricetta. Ma quante ne sa? Eh? Non le so, quando cucini, te che non cucini da 20 anni. Io non le so queste cose. Ciao, visto che Marina non fa mai nulla, oggi mi ha detto che mi vuole aiutare. Mi costringe! E la cipolla, non sono io. Allora, cosa facciamo? No. Apro le uova, le metto già in un piatto, così dopo quando dobbiamo metterle nel sugo sono già pronte. Però una per volta e soprattutto... Non rompere. Come non rompere? Le devo romperle. Sì, non rompere, nel senso non rompere. Il rosso. E una. E 2. E 3. Ma il nostro porta uova l'avete visto? Vabbè, ce l'hanno andate in un sacchetto. Ci hanno dato le uova così, non so neanche come facciano ad essere dopo le curve che hai appena fatto. 4. 4. E voilà, lei è riuscita a tenerle tutte intero. Oh! Io le avrei spaccate tutte con la testa, se sono metodi differenti. E adesso proseguiamo nel cuocere. Vedete ragazzi, il peperone inizia a friggersi, prende un po' colore, la consistenza. Inizia, diciamo, a friggere. Questo qua è il classico peperone che va fritto e quindi frigge. Abbiamo ottenuto una consistenza di cottura che a me piace. A volte c'è chi piace più croccante, a volte un po' più morbida. Io lo tengo a metà e metà, troppo morbido non mi piace. A questo punto aggiungiamo la salsa of tomato, mescolare. Io ci aggiungo un po' di origano, sapete che a me l'origano piace, il calabrese. Berenice, sto aspettando che mi invii quello siciliano, Adesso il fuoco è sempre alto, aspettiamo che torni il bollore, dopodiché si abbassa un pochino, sbuffando un poco. No, si mangia! Sì. In questo caso ha una punta acida, volete mettere il bicarbonato, mettete il bicarbonato, io metto lo zucchero. Lo so che Barbieri, mi avete cazziato l'altra volta, Barbieri dice che no, è ucciso, non me ne frega niente. A me piace lo zucchero. Se ne metti poco non zucchera. Comunque, dopo i vostri commenti mi ha chiamato Caravacciuolo, mi ha detto, guarda, in teoria non puoi metterlo perché è contro la religione. Però ragazzi, cosa vuoi che ti dica? Ha detto che con me ha fatto un'eccezione. Ha detto non farlo solo vedere a Masterchef, e ho detto no, assolutamente. Grazie Antonino, grazie Bruno per essere parte del nostro condominio.
Vedete che anche Cracco dovrebbe iscriversi, ma non l'ha ancora fatto, quindi non so. Stiamo aspettando da qualche settimana. L'ho già detto troppe volte, ma comunque. Mi sa che non si iscrive lui, no. A questo punto si può coprire perché mi serve scaldare molto bene la salsa, perché la parte dopo sarà soltanto aggiungere l'uovo, mettere al minimo e far sì che si cuocia lentamente. Ecco, vedi che non dicevo baggianate? Sono arrivate tutte le galline a mangiare i resti dei peperoni. Guarda come sono contente. Quando mai gli ricapita? Le ho viste arrivare di corsa, sembravano dei T-Rex. Siamo arrivati alla temperatura desiderata, abbasso per evitare che spruzzino Marina. Le tende non me le hai ancora lavate comunque. E niente. Sbuffoncelli. A questo punto non facciamo nient'altro che aggiungere le uova. Poi se volete le potete distanziare un po', perché saranno più facili da prendere dopo. Dovevi fare dei buchini nella salsa. Perché? Per farle accomodare. Basta che le rompi. Chiudete, passate al minimo e lasciate cuocere. 5, 10, quando vedete che il bianco è bianco e basta, è cotta. È una ricetta che va pucciata. Oggi abbiamo comprato il solito pane turco che si chiama ekmek, però è integrale. Prima volta che lo troviamo. Bene, tavola preparata. 2 piatti. Controlliamo com'è. Ci siamo, sono cotte. Bene, possiamo spegnere. Dai. Sono pronte? Sì, sono pronte. Poi c'è chi piace più cotto, meno cotto. Poi lì va un po' a gusti. Ecco. Comunque. Per me va più che bene, per Marina probabilmente no, ma va bene così. Ti lascio l'onore di impiattare senza rompere le uova. Ora viene una parte difficilissima. Col cucchiaio, no? Prima sugo, poi uovo. No, io avrei fatto il contrario. Ma l'uovo messe sopra. Ma se non prendo l'uovo, finire che lo rompo. Fai in te. Mi hai messo dei grandi dubbi. Tanto dividi. Sono i peperoni sotto, non si può dividere. A me le cose sempre difficili. Sai che roba, dai questo cucchiaio che per prima. Ti ho beccato. Dai, non si lecca. È venuta una quantità industriale. Uovo, pomodoro e peperone, sai quanta roba c'è per riempire, ci va almeno 1 chilo a testa. Voilà. Ecco qua il risultato finale. Tomati con il peperone. Niente di più. È un piatto della tradizione contadina, molto semplice, lo so, magari dici, ma tutto qua? Sì, tutto qua, però è buona, a me piace. Quindi adesso noi ce lo mangiamo. Questa ricetta qua in Turchia viene mangiata a colazione. Mazzate. Volevo farvi vedere la consistenza dell'uovo. Questa è la consistenza che dovete raggiungere, che quando la metti in bocca fa come una caramella, si rompe. Buona. Grazie ragazzi per essere arrivati fino a qua. Alla prossima campa ricetta, magari un pochino più sostanziosa. Ciao!